Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Quest'oggi ho deciso di parlare di un argomento diverso dal solito e che finora ho affrontato solo in maniera del tutto marginale nei miei video. Mi riferisco al discorso della creazione musicale basata sull'utilizzo di un'intelligenza artificiale, argomento oggi più che mai dibattuto e sulla bocca di tutti. Però non voglio addentrarmi in aspetti estremamente delicati e soggettivi, come ad esempio quello del confine tra utilizzare un AI come aiuto in fase compositiva o al contrario il suo utilizzo in sostituzione della creatività umana, oppure quello del delicato bilanciamento tra la propria libertà, ispirazione, originalità e una sorta di omologazione indotta dal mercato, e via dicendo. Anche perché, affrontando questi temi, si rischia seriamente di cadere in posizioni estremiste e totalizzanti, e lo sviluppo così rapido di queste tecnologie ad oggi non ci permette ancora di poter avere una visione compiuta e definitiva. Quindi mi limiterò solo a testare le possibilità offerte allo stato attuale dell'arte da una AI, e magari fornire qualche spunto per un suo utilizzo pratico. Per farlo utilizzerò l'intelligenza artificiale di musiccreator.ai e per prima cosa voglio informarvi del fatto che questo video è realizzato proprio in collaborazione con questa piattaforma, che ci tengo molto a ringraziare. Quando qualche giorno fa sono stato contattato da loro, la cosa che mi ha incuriosito di più è stata la quantità enorme di strumenti diversi che offre questo sito e di conseguenza la comodità di poter trovare molti tool differenti racchiusi tutti in un unico ecosistema. musiccreator.ai infatti non ci consente solo la ben nota produzione musicale tramite intelligenza artificiale che possiamo trovare anche in altre piattaforme e che è sicuramente l'aspetto più conosciuto di questo sviluppo della tecnologia anche al di fuori del mondo dei musicisti, ma ci offre qualcosa di più, cioè appunto un ambiente di produzione musicale completo ed estremamente ricco di strumenti che vanno dall'editing MIDI all'elaborazione audio e tanti altri aiuti per tutti quegli aspetti essenziali che il lavoro concreto della produzione musicale comporta sempre e inevitabilmente. Proprio in quest'ottica voglio testare se l'intelligenza artificiale di questa piattaforma possa davvero essere utilizzata come un assistente creativo e non solo come un sostituto nella creazione musicale reale. Non mi interessa in pratica vedere se la musica generata da musiccreator.ai risulta effettivamente utilizzabile senza ulteriori interventi umani, piuttosto mi interessa vedere quanto bene il risultato generato possa integrarsi in un vero workflow creativo, quanto controllo e possibilità di editing rimangano poi ai creator dopo la generazione e in quali aspetti l'AI può facilitare lo sviluppo di tante attività che si svolgono nel processo di creazione di un brano musicale e che spesso sono solo delle attività meccaniche e ripetitive. Facciamo allora una rapida carrellata sulle principali funzioni di questa piattaforma. Innanzitutto, con l'AI Music Generator si può creare un brano partendo da zero scrivendo il proprio prompt, che ovviamente deve essere il più dettagliato possibile. Con l'AI Lyrics Generator è possibile anche generare automaticamente il testo della canzone scegliendo mood, stile, struttura e lingua. Ma non finisce qui, c'è anche un AI Singing Voice Generator che permette di creare la voce del proprio cantante virtuale caricando o registrando direttamente nella piattaforma un frammento audio della voce desiderata e trasformarlo in una voce AI da utilizzare nei brani. Poi troviamo l'AI Song Cover Generator con cui si possono creare cover utilizzando modelli vocali già pronti oppure il proprio modello personalizzato. E addirittura un AI Music Video Generator per generare direttamente un videoclip partendo dalla musica. Dal lato più tecnico invece ci sono utilissimi strumenti come il Vocal Remover e lo Stem Splitter che permettono di separare voce e strumenti, fino a 4 stems per brani normali e fino a 12 stems per quelli generati con AI. E oltre a tutto questo, la piattaforma, come abbiamo già detto, include anche diversi tool per chi produce musica, come il BPM Tapper, un servizio di mastering automatico e strumenti avanzati come l'AI MIDI Editor e la conversione da audio a MIDI. Adesso invece andiamo nello specifico alle funzioni che ho scelto di testare personalmente quest'oggi. Per prima cosa, anche per farci un'idea della qualità sonora di questi AI, partiamo dal cuore della piattaforma, ovvero l'AI Music Generator. Ho preparato un prompt in inglese il più possibile dettagliato e che potete leggere qui. Ho indicato un genere di riferimento e un periodo storico per cercare di ottenere dei suoni coerenti, una velocità in BPM secondo me adeguata, ma soprattutto una struttura ben delineata e precisa per il brano,
Dopodiché, oltre a indicazioni emotive, diciamo così, sul carattere da dare al brano, ho inserito anche elementi più tecnici, come la richiesta di un tema di synth bene in evidenza, di abbondanti e avvolgenti pad di sintetizzatore, una chitarra elettrica in palm muting ed effettata con il chorus, una batteria con il classico gate reverb degli anni '80, un synth bass pulsante per tutta la traccia e un arpeggiatore che vada a riempire il brano e sostenerlo. A livello vocale, invece, ho chiesto una voce maschile con un range ampio e un testo che parli del tempo che passa. Nella mia testa ho pensato ad artisti di riferimento come i Tears for Fears o gli Haha, ma non li ho indicati espressamente in piattaforma. Vediamo che succede. Qualche secondo di attesa per generare la canzone ed ecco qui il risultato. MusicCreator.ai mi ha prodotto 2 tracce differenti, sentiamole. Streetlight flicker on the dashboard glass. Empty drive, same old overpass. Clock hands glowing in a tired blue trace. Running out of time I can't replace. Stayed out late on a weekday. Cheap watch ticking on my wrist. All the plans that we made, they fade like steam in the morning mist. You said call me when you're older. Thought the wait would never end. Now the years feel so much colder. Looking back at what we meant. Every calendar page falling faster, turning pale. Every promise we stage feels so fragile, thin as mail. It's always quarter to forever. Never quite enough, never done. We keep chasing down a second, like we're racing with the sun. All these moments that we borrow, spend them like they'll never go. It's always quarter to forever, till forever lets us know. Devo dire che il risultato finale mi sembra davvero convincente. La prima cosa che mi colpisce è proprio il suono dei synth, pieni, bene in evidenza, molto coerenti con il sound anni '80 che avevo in mente. Anche la voce mi sorprende molto. La trovo naturale, non ha elementi troppo artificiosi o che rendano evidente l'uso di una tecnologia di questo tipo. Potrebbe essere tranquillamente una voce reale, ben registrata, ben mixata e soprattutto credibile. A livello di arrangiamento mi sembra che ci sia un buon gusto generale. I diversi elementi entrano nel momento giusto, il brano non è caotico, ha uno sviluppo sonoro graduale e la struttura richiesta è stata rispettata fedelmente. Detto questo, se invece devo trovare un punto un po' più debole, direi che è la progressione armonica. Funziona assolutamente, però rimane un po' prevedibile. Molto buona come punto di partenza, soprattutto se si è in cerca di ispirazione o se si ha bisogno di sbloccare un'idea di partenza per poi dare il via al proprio flusso creativo. Ecco, se su una traccia come questa mettiamo in gioco il tocco umano, possiamo rendere le cose ancora più interessanti e soprattutto originali. Con qualche variazione in più e magari la sostituzione di qualche accordo si può fare un salto di qualità importante. Qui invece abbiamo diverse opzioni per lavorare sul brano. Nella sezione Remix Edit possiamo creare il video musicale della canzone, farla cantare da un'altra voce artificiale, estenderla, isolarne la linea vocale o fare una separazione tra i diversi stems. Qui invece possiamo leggere le nostre lyrics e anche queste mi sembrano molto buone, coerenti con una loro valida idea di fondo. Certamente non sarà un testo di Bob Dylan e non vincerà il premio Nobel per la letteratura, però funziona bene. Proviamo a dividere gli stems ed ascoltarli per vedere se possono essere utili anche separatamente per l'editing del brano, per un remix o per la creazione di altro materiale.
dashboard glass. Empty drive, same old overpass. Clock hands glowing in a tired blue trace. Running out of time, I can't replay. Kicking on my wrist, all the plans that we made that. Ora proviamo invece a scrivere una nuova parte da integrare nella canzone, usando il tool di AI MIDI Editor. Come potete vedere è estremamente immediato e semplice da usare, pochissimi click e possiamo già creare una melodia adatta per il nostro brano e poi esportarla come MIDI file oppure scaricarla in formato WAV o MP3. Qui abbiamo diverse opzioni per lavorare su una nostra traccia MIDI, velocity, pitch bend, volume, pump pot e via dicendo. Proviamo a esportare come MIDI per lavorare esternamente in una DAW e usare i suoni del plugin che vogliamo. Ecco qui la nostra traccia aggiuntiva, creata in pochissimi secondi giusto per dare un'idea, e proviamo a unirla al brano. It's always quarter to forever. Never quite enough, never done. We keep chasing down a second, like we're racing with the sun. All these moments that we borrow. Passiamo adesso ad un'altra funzione che trovo utilissima, l'AI Audio to MIDI, grazie alla quale possiamo caricare un file audio oppure registrarne uno direttamente nella piattaforma ed ottenere immediatamente una traccia MIDI. Sentiamo il risultato, magari utilizzando un suono che possa rendere bene l'idea. Ecco qui, direi che la trascrizione in MIDI è praticamente perfetta, ma facciamo lo stesso esperimento registrando direttamente la nostra voce. Infine voglio mettere alla prova anche l'AI Music Mastering con un mio brano che ho già caricato nel workspace. Selezioniamo come reference track la canzone che abbiamo creato poco fa con Music Creator e sentiamo velocemente il risultato. Bene, dopo aver provato tutte queste funzioni, posso dire che MusicCreator.ai mi ha sinceramente sorpreso. Il risultato finale che abbiamo ottenuto, dandogli il compito di creare un brano da zero, è molto convincente secondo me. I synth suonano davvero bene, sono pieni, ricchi, curati, perfettamente in linea con quel sound anni 80 che stavo cercando. Anche la voce è stata una bella sorpresa, molto più naturale di quanto mi aspettassi e soprattutto credibile e ben inserita all'interno del mix. In generale, quello che mi ha colpito maggiormente è il gusto nell'arrangiamento.
Niente sembra fuori posto, tutto entra nel momento giusto e si percepisce una struttura musicale coerente e sensata. Se poi invece non vogliamo utilizzare l'intelligenza artificiale per sostituire il lavoro creativo, l'ispirazione del producer, ma come uno strumento utile per velocizzare il processo creativo, con musicCreator.ai possiamo sfruttare un ventaglio di tool incredibilmente vasto per tutte le nostre esigenze, come abbiamo visto prima. Creazioni di stems, mastering, creazioni di testi e video, editing MIDI, conversione da audio a MIDI e molte altre cose. Avere a propria disposizione così tanti strumenti in un unico ambiente di lavoro è una possibilità estremamente utile e che può velocizzare enormemente tutta una serie di operazioni che spesso diventano meccaniche, ripetitive, noiose e che a volte rappresentano solo un inutile dispendio di tempo e di energie che può anche farci perdere l'ispirazione del momento e bloccare la vena creativa. Ognuno farà la sua scelta personale sul modo di utilizzare questa tecnologia, ma questa doppia possibilità sia di creazione ex novo che di supporto pratico nel lavoro sui brani mi sembra una possibilità vincente. Ringrazio ancora musicCreator.ai per aver voluto collaborare con me e avermi dato la possibilità di testare a fondo la loro piattaforma. Un saluto a tutti e arrivederci a presto su questo canale.